Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche predestinate per il mese di luglio 2025. Ragazzi, abbiamo la torre. Periodo di destrutturazione, potrebbe essere di schemi mentali, schemi di comportamento, situazioni che ormai non funzionano più. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre nella descrizione scusate, sempre nella descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla nuova pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e nella sezione contatti trovate anche il numero di telefono e nella descrizione del video qui sotto ci sono anche i link per il corso gratuito di metafisica sui chakra e il corso gratuito di tarocchi intuitivi. È un corso base. Bene, ok. Imperatrice e 2 di spade. Mondo. Re di coppe. 4 di pentacoli. Abbiamo il sole. Queste sono scivolate in realtà. Re di spade. Quattro di bastoni. Guardate, le carte di per sé non sono per niente male. Andiamo a vedere carta per carta. Adesso cerchiamo di capire un po' com'è il movimento generale del mese. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro, ragazzi, quindi come non esserci una linearità. E dopodiché andiamo a vedere i singoli settori, quindi l'amore, il lavoro, il denaro e via dicendo. Partiamo dall'imperatrice. Abbiamo un fante di pentacoli e un fante di coppe. Andiamo a vedere anche il 2 di spade. 9 di spade e 6 di spade. Dunque, secondo me a inizio mese c'è come aria di novità, aria di qualche cosa di nuovo. Questa imperatrice che crea è spiegata da 2 fanti che sono l'inizio di qualche cosa. Gli inizi anche potrebbero essere 2 cose diverse, in effetti. E difatti poi continuiamo con un 2 di spade, ci potrebbe essere come una scelta da dover effettuare. Andiamo a vedere il mondo. Re di coppe, che è una carta che avete già qua. E 3 di coppe. Non so, ho come la sensazione che potrebbe essere qualche progetto che già avete come in piedi, in ballo. Magari sì che potrebbero essere 2 e ci potrebbe dover essere una scelta, perché comunque la carta del mondo indica anche la chiusura di un capitolo, l'arrivo ad un risultato, un compimento, quindi c'è come una conclusione. Però è anche una carta che riguarda i figli, anche i fanti sono carte che riguardano i figli, anche il sole. Andiamo a vedere il re di coppe.
che fa riferimento alla paternità e qui abbiamo la maternità. Potrebbe essere una situazione familiare, ragazzi. Se non avete figli, può riguardare appunto due progetti, uno o più progetti che avete in ballo. Allora, qui abbiamo un 6 di coppe, un 2 di pentacoli, la temperanza e gli amanti. Di nuovo figli. 2. E la carta degli amanti. Sì, ragazzi, secondo me è una questione o tra due persone, tra due aziende, tra due clienti, tra due. È come se ci fossero due variabili qui. Potrebbero essere due nuovi percorsi da intraprendere e è come il, ok, non so bene, ho questi dubbi, ho queste preoccupazioni, c'è un modo di pensare che potrebbe essere da destrutturare. Quello che mi viene da dire vedendo tutte queste carte dopo è agite con il cuore. Cioè, il re di coppe è quella persona che, nonostante le tribolazioni quotidiane, riesce in qualche modo a mantenere un certo aplomb, una certa serenità di base. È una persona che ha sviluppato un'intelligenza emotiva e quindi non si fa spostare dagli alti e bassi della vita in base a se è triste, se è felice, se è arrabbiato e via dicendo. È come se avesse imparato a controllare le proprie emozioni, a gestire le proprie emozioni. Quindi vedo come una scelta matura. Andiamo avanti, vediamo il 4 di pentacoli. Imperatore, Papa e 10 di pentacoli. Cioè, però, ragazzi, sono tutte belle carte, però è come se qui potreste avere come una difficoltà a lasciare andare qualcosa. Vi ricordo che la carta degli amanti è una carta che indica anche la scelta tra il vecchio e il nuovo. Quindi qui effettivamente ci potrebbe essere magari, ci potrebbero essere due cose, come vi dicevo, tra le quali scegliere e una delle due bisogna portarla a compimento per prediligere l'altra. Scelta A, scelta B, mettiamola così. Andiamo a vedere il sole. E guardate che indicativo questo re di spade che taglia la testa, ha una testa in mano. È un po' macabra in realtà come scena, però fa capire bene l'onda, la vibrazione della carta. 6 di bastoni. Oh là là. Appeso. Re di pentacoli, re di spade e 4 di spade. Mm. Diciamo che avete carte di fermo e il sole al contrario. Ho come l'idea che potrebbe essere necessario un riaggiustamento degli equilibri. Andiamo a vedere il re di spade. Anche qui che interessante, ci sono due re. 4 di bastoni che avete già lì. E mi viene da dire, è come se si tagliasse la testa al toro, no? Boh, dai, prendiamo la decisione, punto, è finito. E vi devo dire che con il 4 di bastoni l'idea è che comunque rimanga una certa stabilità, una certa linearità nella situazione. Guardate, c'è anche un 9 di coppe, che è una carta di forte appagamento emotivo, è una carta di qualcuno che è proprio in pace con il mondo. Andiamo a vedere col 4 di bastoni. 6 di pentacoli, che di nuovo è una carta di equilibrio. Ragazzi, fatemi sapere se vi risuona nei commenti. 10 di coppe, 7 di spade. Ho come l'idea che vogliate
sia la botte piena che la moglie ubriaca, insomma. Ehm, guardate, l'unica, se vogliamo, zona della lettura che mi riporta un po' a questa torre è questa zona dove c'è il re di spade, perché poi le altre davvero sono tutte positive. Ecco, forse anche qui dove c'è ehm, questo sole al contrario. Ah, ecco perché. Ehm, guardate, ho l'idea che questa sia la zona, diciamo, da ricondurre alla torre. È come se poteste fare questa scelta senza necessariamente mettere i manifesti. Cioè, è come se ufficializzaste solo una parte di questa scelta. Non dico che, anche se c'è il 7 di spade lì effettivamente, che è una carta che ci parla di bugie, diciamo che sento più come se ometteste una parte del racconto. Ma sento che è per un buon fine, per ritrovare o ripristinare una certa armonia e un certo equilibrio. Andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Se siete disoccupati, ragazzi, guardate, ci sono fortissimissime probabilità che entro la fine del mese inizierete a lavorare. Cioè, dunque, ci sono molte carte che mi dicono che potreste proprio avere un contratto. Magari non è proprio un contratto a lungo termine, potrebbe essere breve, medio termine, stagionale, piuttosto che fine settimanale, non lo so, però sì che c'è come uno scambio di tempo per denaro, ok? Poi c'è un 10 di pentacoli, c'è l'imperatore, re di pentacoli, comunque 6 di pentacoli. Devo dire che si smuovono le cose. Ecco, in questo caso il 7 di spade lo sento come un consiglio, nel senso fate buon viso a cattivo gioco, anche se magari non è il lavoro dei vostri sogni, i colleghi sono quello che sono, l'azienda è quello che è, il lavoro è quello che è. Certe volte l'importante è iniziare a smuovere l'energia, magari a conoscere gente, iniziare a incassare per investire in un corso di studi, cioè è come se fosse, prendetelo solo come se fosse un passaggio, via, se vi pesa poi così tanto. Per chi invece è occupato, allora potrebbero esserci delle promozioni qui, ragazzi. Mm, quindi se le state aspettando, potrebbero arrivare. Per qualcuno vi dico che potreste anche essere ehm, portati a guidare un gruppo. Potrebbe essere, guardate, vedendo questo re di spade mi viene in mente che a qualcuno toccherà invece licenziare, fare le veci di chi dà la comunicazione al collega che l'azienda purtroppo non ce la fa. Mi dispiace ragazzi che tocchi a voi. Però diciamo che se la vogliamo guardare solo dal lato positivo, potrebbero anche arrivarvi dei premi, dei nuovi incarichi. Soprattutto se non vi piace il posto dove siete, il ruolo e avete già chiesto un trasferimento, avete fatto capire in qualche modo, guardate, potrebbe arrivare. Ma vi dico, la promozione prima di tutto ed effettivamente, se vogliamo, risuona anche un po' con la torre perché è una destrutturazione, voi magari mai più pensavate che arrivasse e invece arriva e quindi cascano le vostre credenze, cascano le vostre basi, le vostre sicurezze. Io ero sicuro che questa cosa non sarebbe arrivata, invece sì. Ehm, per le persone che sono autonome, devo dire che anche per voi si muovono molto bene le cose, ragazzi. Vedo nuove conoscenze, nuovi contratti, una nuova saggezza, mi viene da dire. È come se doveste essere quelle persone che hanno più progetti o due lavori magari incamminati e dovete scegliere a quale dare la priorità, sento che farete la scelta giusta.
E magari non sarà del tutto semplice, nel senso per puntare di più sul progetto che andrete a scegliere, supponiamo progetto A, e per farlo crescere avete bisogno di assumere, di investire in altre persone, però sento che qualsiasi sia la vostra scelta sarà la scelta giusta perché vi porta un 6 di pentacoli al 10 di coppe e soprattutto, carta principale, 4 di bastoni, la stabilità. Parliamo di soldi. Per qualcuno potrebbe venir bene in questo mese sentire magari commercialisti, consulenti finanziari o come l'idea che inizierete a pensare a come amministrare il denaro, come se ci fosse un cambio visione. E giustamente con questo re di spade mi viene da dire, è come se taglierete qualche cosa che non vi serve più, ce l'avete 2 volte tra l'altro. Diciamo che avere solo il contrario, è un po' come non riuscire a crescere come si vorrebbe. E quindi è come il ok, c'è qualche cosa da lasciare indietro, ma è un po' tutto il mese che ci siete sopra, secondo me. Per quello che riguarda i single, ragazzi, anzi, no, scusate, finiamo la parte materiale, andiamo ai progetti. Per chi avesse già dei progetti in cammino, e qui intendo progetti che non siano quelli con cui voi vi mantenete, quindi non è il lavoro principale, potrebbero essere dei progetti collaterali, insomma, comunque un di più, diciamo così. Non sarà proprio tutta rose e fiori, però non andrà neanche male. Cioè, saprete destreggiarvi nei momenti difficili. Ho come l'idea, aspettate, dov'è? Qua. Ho come l'idea che sarete abili nel gestire, sarebbe più l'imperatore in realtà, a gestire le pedine durante il mese. Cioè è come se niente vi muovesse. Avete 2 re di coppe, quindi è come se finalmente iniziaste a rimanere tranquilli anche davanti agli alti e bassi. Mm? Comunque, arriviamo all'amore. Parliamo dei single, ragazzi. Diciamo che vi vedo abbastanza, come vi posso dire, aperti ma non disponibili. Non so se si capisce, cioè è come se voi diceste, ok, vediamo cosa propone il mondo, però non foste così disponibili con tutti. E per disponibili non intendo, cioè, avete capito, no? Per esempio, siete aperti a conoscere persone, però non siete disposti a dare una possibilità di conoscenza a chiunque vi si presenti. Ok? Sapete, no? Che si dice che si può imparare da chiunque. Ok, però noi alle volte nella nostra mente egoica giudichiamo prima di conoscere una persona e non sappiamo che momento di vita stia passando. Magari è una bellissima persona che sta attraversando un duro momento ed è un po' imbruttita dalla vita e vediamo che non è brillante, automaticamente giudichiamo che quella persona lì no e non diamo una possibilità di essere disponibile alla conoscenza. Spero di essermi spiegata così. E comunque, nonostante questo, devo dire che potreste avere conoscenze interessanti, però ripeto, è come se foste presenti col corpo ma non con la mente, come vi spiego? Ehm, Comunque vi dico che secondo me un paio di personaggi dovreste conoscerli. Per quello che riguarda le persone che sono in coppia. Allora, qui ragazzi ho un po' la sensazione che vi stiate facendo prendere dalla quotidianità delle cose. Non so se avete figli, se avete animali domestici, se ci sono cose, diciamo, di casa, ma sento che vi state facendo un po' troppo assorbire
dai bisogni, dalle necessità, se vogliamo. C'è bisogno di un po' di freschezza. Ehm, Non vi nego che basta chiedere aiuto o un po' più subdola come cosa, però in certe volte basta smettere di fare qualcosa, ok? E vedete che anche l'altro, insomma, gli viene un po' di guizzo. E se non gli viene, gli potete lasciare i biglietti o glielo potete proprio dire di persona. Però alle volte parlare non serve davvero, è meglio smettere direttamente e far trovare la persona davanti al fatto, no? Comunque, questo è come se svegliasse di più la persona perché non se lo aspetta. Ehm, Tutto sommato devo dire che troverete i vostri stratagemmi per mantenere o ritrovare un certo tipo di equilibrio. Se non tanto l'equilibrio di coppia, il vostro equilibrio psico-emotivo. Però non lo so, vedo che è un periodo un po' così nella coppia, ragazzi, un po' tesuccio, secondo me. E qualcuno potrebbe anche pensare di, insomma, lasciar perdere, però ho anche la sensazione che se ci sono progetti, se ci sono animali, se ci sono figli in mezzo, se avete degli interessi comunque già costruiti insieme, sarete più per ci riproviamo, piuttosto che lasciare andare tutto. Lo so che c'è la torre, però è anche vero che c'è il 6 di spade ed è come è il modo di pensare che deve essere destrutturato, perché secondo me è più il vostro modo di vedere le cose, potreste anche patire di ansia, ve lo dico, perché questa è la carta delle preoccupazioni, ma siccome c'è anche un 2 di spade, un 6 di spade, sono tutte spade, ci potrebbe essere come un po' di ansia di non riuscire, ansia che si possano ripresentare certi problemi. Io invece qua vi sento ben propensi per andare in avanti e se c'è effettivamente questa scelta che dovete fare, non vi preoccupate perché riuscirete in qualche modo a fare la scelta giusta e a ritrovare l'equilibrio. Per le persone che invece sono in una relazione più o meno, e questo più o meno potrebbe essere non definita, clandestina, extraconiugale, piuttosto che separazioni, divorzi, insomma, silenzi. Diciamo che nel gruppo 3 c'è tutto quello che non rientra nei primi due gruppi. Ehm, Dunque, diciamo che questa torre a voi viene bene, nel senso che è come se faceste cadere una bomba e la sento tanto in questa zona qui, ragazzi. Cioè, tutto bello, tutto tranquillo, nel senso ci si vede, magari si organizza anche qualche cosa insieme, si parla, però poi quando è ora dei fatti, ed è come dare un ultimatum con questo re di spade, è un po' far cadere i giochi, però non vi preoccupate perché sento come se le cose si risistemassero, le cose tornassero un po' come prima, come se, però fate attenzione perché comunque si finisce con un 7 di spade, qui qualcuno non la racconta giusta e l'importante non è che tanto l'altro la racconti giusta, è che voi ve la raccontiate giusta, cioè sto con questa persona perché è un valore aggiunto o perché mi dà quello che magari in questo momento non ho o mio marito, il mio compagno, la mia famiglia non mi dà, insomma, perché scelgo questa persona? Vi dico, le altre carte sono molto belle, quindi vedo come una riconciliazione o comunque un cambio equo tra attenzioni che voi date e che ricevete. Però con questo 7 di spade mi viene da dire chiedetevi il perché delle cose. Ok, per quello che riguarda la famiglia, ragazzi, devo dire che tutto sommato, soprattutto se avete già formato la vostra famiglia, potrebbe essere che a luglio decidiate di fare qualche spostamento, qualche cambio, potrebbe anche essere in casa, potrebbe essere qualche miglioria, cioè vedo come qualche decisione importante che conclude in qualche modo un capitolo che taglia la testa al toro, come dicevamo prima, no? Però periodo sereno.
Per quello che riguarda il vostro stato psico-emotivo, ma io vi sento proprio che state bene. Cioè, 2 re di coppe, questo 9 di coppe che è fantastico, però soprattutto i 2 re di coppe, la temperanza, gli amanti. È come se prendeste le decisioni che dovete prendere in modo sereno. Io credo che il Re di Spade, siccome è un'energia molto analitica, vi aiuti proprio a fare quelli che io dico sempre gli elenchi, il pro, il contro, il giusto o sbagliato, ok? Per orientarvi meglio su come fare la scelta. E questo sento che vi darà una grande consapevolezza ed è come se faceste le scelte che devono essere fatte, però per il più serenamente possibile, diciamo, ok? Bene, andiamo a vedere qualche charms. Vediamo un po' che altri messaggi arrivano. Ok, allora abbiamo il simbolo della pace, una candela, questa è una tartaruga, un orsacchiotto, un teschio che va a gioco con la morte, con la torre, e una farfalla che va a gioco con la morte, quindi tipo trasformazione. Mi viene da dire che la luce si raggiunge con calma. C'è bisogno di una trasformazione e di ritrovare la pace interiore. Wow, sembra una di quelle frasi scritte. Va bene, andiamo a vedere un koan. Fatemi sapere se vi risuona quello che ho appena detto. La via non è difficile per chi non ha preferenze. Oh. E qui con queste due figure, tutte queste carte di scelta, sento proprio forte come se a luglio doveste effettuare una scelta. Però giustamente qui è come se vi dicessero, se non avete aspettative, la via non è difficile. Andiamo a vedere una fatina. Prosperità, wow, guardate, ve la metto qua vicino all'imperatrice perché è proprio l'energia di partenza del mese. Bene ragazzi, spero che la lettura vi abbia ispirato, che insomma vi sia servita, che ci siano stati spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente, se per X motivi avete tempo solo la sera a mezzanotte, ipotesi, potete anche abbonarvi al canale. Io ho tutta la sezione delle credenze limitanti e metafisica e metamedicina, poi ci sono anche delle meditazioni. Comunque tratto tutto nella sezione degli abbonati. Potete dare un'occhiata ai titoli dei video se volete, così vi rendete conto più o meno di che cosa si sta parlando, tanto sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi o accedete da un altro telefono oppure da un computer. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!